Dunque, vediamo un po'. Ben 10, Scooby-Doo, dei Looney Tunes, poi vediamo un po' anche... Oh! Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Versus. Vi ricordate che circa un anno fa avevo pubblicato questo video dove parlavo essenzialmente del perché la vecchia serie dei Teletubbies fosse molto meglio della serie nuova? Ebbene, finalmente ho deciso di portarvi un secondo episodio, che però temo che sarà anche l'ultimo. Questo perché mi sono reso conto che sostanzialmente gli episodi di questo tipo sono tutti uguali, si possono dire sempre le stesse identiche cose. Quindi ho deciso che in questo secondo episodio semplicemente vi parlerò di un certo numero di serie televisive a cartoni animati con cui tutti quanti noi, se siete della mia generazione, cioè fine anni 90 oppure anche inizi degli anni 2000, di sicuro tutti voi conoscete, o se siete addirittura più vecchi. Parlo di cartoni animati che hanno fatto il loro debutto con uno stile di animazione e anche uno stile di trama assolutamente geniale, pur essendo per ragazzi o addirittura per bambini, ma che invece attualmente stanno avendo dei reboot. Per chi non lo sapesse, i reboot, oppure addirittura i remake, sono dei rifacimenti della stessa opera, però in chiave un po' più moderna e magari alcune volte con delle trame leggermente modificate, oppure in certi casi con dei personaggi assolutamente nuovi. Oppure in tantissimi altri casi sono esattamente le stesse cose, ma cambia soltanto lo stile. Ed è l'esempio perfetto che vi ho fatto con i Teletubbies, che quella serie è considerata sia un remake, ma in alcuni punti è considerata anche un reboot. Io però lo considero maggiormente un remake perché ci sono troppi dettagli nuovi, e se non avete visto il video vi consiglio caldamente di andare a vederlo perché ho fatto un'analisi abbastanza dettagliata. Ma di che cosa andremo a parlare oggi? Beh, di una cosa abbastanza scottante. Recentemente, parlo degli ultimi 3 o 4 anni, no, forse addirittura un po' più indietro, parliamo degli ultimi 6 anni addirittura, sono uscite numerose serie televisive a cartone animato che sono dei rifacimenti di opere televisive che tutti noi guardavamo da piccoli e con cui probabilmente siamo cresciuti. Gli esempi più famosi che mi vengono in mente sono Bob Aggiustatutto, poi addirittura Ben 10, i Looney Tunes, Scooby-Doo. Attualmente è in corso di programmazione He-Man il reboot, e guardando il trailer, alcune immagini del trailer della serie televisiva, mi sono reso conto di una cosa. Il moderno va un po' a snaturare la bellezza dell'opera originale. E vi starete chiedendo, perché hai questa filosofia di pensiero? È ovvio che il moderno non possa essere uguale al vecchio. È un po' come quando si cerca di creare una nuova corrente artistica. Mi spiego meglio. Una corrente artistica si basa essenzialmente sulla bellezza del periodo, oltre che sulla correttezza e sul bellissimi messaggi che vogliono lasciare le opere d'arte. A livello cinematografico e televisivo, invece, queste opere non devono lasciare soltanto un bel ricordo, ma devono lasciare anche particolari emozioni nel fanciullo che le sta guardando. E se uno guarda cartoni animati come He-Man, Ken il Guerriero, Doraemon, oppure addirittura proprio Ben 10 o Scooby-Doo o i Looney Tunes, che sono cartoni animati con cui essenzialmente uno prima o poi cresce, perché, voglio dire, quando è uscito Ben 10 all'inizio degli anni 2000, era praticamente impossibile non incappare in lui. Poi ha avuto una montagna di serie televisive sequel come Ben 10, Forza Aliena, Ultimate Alien, Omniverse. Adesso invece attualmente sta uscendo un reboot di Ben 10, la serie originale, però essenzialmente è molto più per bambini, con caratteristiche di disegno molto diverse. E la cosa che essenzialmente mi fa arrabbiare, ragazzi, è proprio lo stile di animazione che hanno adottato per creare queste nuove serie. Qua dentro abbiamo l'esempio supremo di qualcosa che secondo me la chiave moderna potrebbe assolutamente rovinare. È già successo con i film, che purtroppo i discendenti del creatore originale non hanno gradito per niente la trasposizione cinematografica di quest'opera, e attualmente è in corso di programmazione anche una serie televisiva su questo tema. E all'interno di questa carpetta c'è la risposta a questo quesito. Qual è l'unica opera che possiamo dare per scontato che la chiave moderna rovinerà di sicuro? Ma prima analizziamo un attimo le cose che vi ho detto prima. Parliamo un attimo di Ben 10. Ben 10 è un cartone animato che, quando è uscito per la prima volta nel 2005, ha riscosso un successo incredibile. Nel corso di questi ultimi 15 anni Ben 10 ha fatto molto parlare di sé. Una delle sue ultime serie, Omniverse, pur essendo molto diversa come stile di disegno, anche per quanto riguarda gli alieni, non ha suscitato pareri
negativi perché appunto ogni volta aggiungendo alieni nuovi Ben 10 riusciva a risultare il più possibile originale e mai noioso, anche se sostanzialmente gli episodi seguivano lo stesso tema. Nel caso della prima serie, Ben 10 ha rappresentato un'autentica sorpresa, perché in quegli anni c'erano un sacco di serie televisive e cartoni animati che riuscivano un po' a rompere gli schemi e a essere i più originali possibili. Gli esempi che mi vengono in mente sono appunto Ben 10 e Shaolin Showdown. Quando Ben 10 è terminato con la quarta stagione, c'è stato anche un film chiamato Il segreto dell'Omnitrix, che sostanzialmente ampliava molto di più la storia dei personaggi. Dopo la fine della serie abbiamo avuto il piacere di scoprire anche il futuro di Ben 10, un Ben 10 quindicenne, con Ben 10 Forza Aliena. Qui non c'è stata un'alterazione nelle trame, perché sostanzialmente avevamo una trama di sottofondo che però si snodava continuamente con gli archi narrativi dedicati più che altro ai Supremi, alla lotta contro Vilgaz e tantissime altre trame. Ma la cosa che veramente ha fatto in modo che Forza Aliena riuscisse a competere con la serie originale è il fatto che ci fossero stati degli eroi nuovi. E devo essere sincero ragazzi, tra la serie originale e Forza Aliena io sono un grandissimo fan di Forza Aliena, perché il design del nuovo Omnitrix era davvero bellissimo. E tra l'altro ragazzi, se siete anche voi appassionati di Ben 10 vi consiglio caldamente di seguire questo canale, perché fa dei video fantastici. Ve lo lascio qua sotto in descrizione, è davvero bravissimo. Continuando un attimo a parlare di Ben 10, poi passiamo anche agli altri cartoni, se no il video diventa lungo 6 ore, perché vi giuro, io potrei stare qui a parlarvi di queste serie per circa 8 ore di fila, per spiegarvi i motivi per cui le serie vecchie sono molto meglio di quelle nuove, e che a mio parere le serie nuove non dovrebbero assolutamente esistere, per quanto sono orribili da vedere, ve lo giuro. Con Ben 10 Ultimate Alien abbiamo avuto tantissime novità, il nuovo aspetto dell'Omnitrix, anche dei nuovi alieni, poi ovviamente gli alieni Ultra, insomma, che ha rappresentato una novità incredibile. Poi invece con Ben 10 Omniverse sostanzialmente le cose non sono cambiate tantissimo ancora una volta, a parte che abbiamo avuto un nuovo personaggio entrato in scena che ha saputo tenere testa ai due personaggi precedenti di Gwen e Kevin. Poi il nuovo aspetto dell'Omnitrix, e la cosa che sostanzialmente non è mai cambiata è il fatto che Ben sbagliasse sempre a trasformarsi in eroe. Non si trasformava quasi mai nell'eroe che voleva, ma si trasformava in un altro eroe, molte volte scoprendone di nuovi. Quindi in sostanza ragazzi, la serie televisiva di Ben 10, pur basandosi ogni volta su degli alieni nuovi e anche sui design nuovi dell'Omnitrix nell'arco del futuro di Ben, diciamo che ha saputo sempre mantenere un tono molto allegro e molto divertente per i fanciulli che lo guardavano, o anche poi per gli adolescenti. Ma allora cos'è successo? È successo che hanno tentato di fare un reboot / remake di Ben 10, che è questo qui, con questo stile di disegno che credetemi è veramente terribile. Voi direte, è un cartone per bambini. Sì, è un cartone per bambini, ma anche Ben 10 era un cartone per bambini e lo stile di animazione era sostanzialmente diverso. Voglio dire, voi avete davvero il coraggio di mettere a confronto questo Ben con questo Ben? Non si può. Il vero Ben è questo, non questo. E voi direte, sì, ma i tempi sono cambiati, lo so, ma anche all'epoca dicevano che i tempi erano cambiati e che ci voleva un nuovo stile, perché se Ben ne fosse nato non nel 2005 ma negli anni 90 non avrebbe avuto questo disegno. Quindi mi domando, come fa il nuovo a dare per scontato che questo stile di disegno possa piacere? E voi adesso direte sicuramente, sì, ma lo stai guardando con gli occhi di chi ha visto Ben 10 in originale. Lo so ragazzi, ma è questo sostanzialmente il punto su cui si basa Versus, perché questo nuovo Ben fa pensare ai bambini che i cartoni siano disegnati in questo modo, siano disegnati tanto per fare, perché questo Ben è fatto soltanto per far ridere, non c'è nient'altro. L'aspetto degli alieni poi è davvero imbarazzante. Questo episodio ragazzi doveva chiamarsi Versus vecchio contro nuovo, ma credo che lo chiamerò Versus Ben 10, perché stiamo parlando sostanzialmente solo di lui, quindi parliamo solo di lui e quindi la serie si rifarà. Continuerà per altri episodi. Ma comunque ragazzi fatemi sapere voi nei commenti qual è la vostra serie preferita di Ben, se preferite Ben 10, Ben 10 Forza Aliena, Ben 10 Ultimate Alien, Ben 10 Omniverse, o fatemi sapere anche quale film preferite, Il segreto dell'Omnitrix, Ben 10, oppure Ben 10 Alien Force. E soprattutto fatemi sapere qual è il vostro alieno preferito. Il mio resterà per sempre Fango Fiammante. Io sono Alex Amat e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi! Ah, vi ho fregati, pensavate che il video fosse finito, No, io mantengo le promesse. Vi ho detto poco fa che in questa cartelletta c'è l'esempio supremo di un'opera d'arte letteraria / no, solo letteraria,
che se dovesse essere fatta in chiave moderna, cosa che sta attualmente accadendo in America, sarebbe la più grande disgrazia della televisione, secondo me. E credo, di solito io dico che non bisogna dare niente per scontato, ma questa volta credo che farò un'eccezione, perché se quest'opera dovesse veramente essere rifatta in chiave moderna, ragazzi, possiamo essere certi che sarà uno squallore assoluto. Hanno già provato a fare un adattamento animato nel 78, ma non ha avuto grande successo. Hanno fatto adattamenti radiofonici, quelli sono piaciuti, ma perché si basavano sull'opera originale. Ha avuto una trasposizione cinematografica vera e propria tra il 2001 e il 2003. Ha avuto tantissimo successo, è impressionante il successo che ha avuto, però purtroppo, come pareri dei fan, ha riscontrato gravissimi problemi. Ha avuto un nuovo adattamento tra il 2012 e il 2015, però con il libro prequel. Anche quello lì ha avuto tantissimo successo, ma i discendenti lo hanno criticato perché non era fedele all'originale e hanno aggiunto cose nuove, cercando di snaturare la trama per renderlo un merchandising. E adesso invece stanno pensando di renderlo una serie televisiva. Se avete seguito questi indizi sicuramente avrete capito di quale opera sto parlando. Ma per chi non l'avesse intuito, vi presento il maestro del fatto che il vecchio è molto meglio del nuovo, John Ronald Reuel Tolkien. E spero che capiate perché lui è l'esempio supremo del perché il vecchio batte quasi sempre il nuovo. Ragazzi, noi ci vediamo al terzo episodio di Versus. Ciao!